Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, innanzitutto voglio fare i miei migliori auguri per un buon Natale a tutti quanti voi. In questi giorni mi sono arrivate diverse email, diversi messaggi, insomma ci siamo scambiati gli auguri e davvero ho ricevuto dei messaggi bellissimi, bellissimi, io vi ringrazio veramente di cuore e mi è sembrato carino proporre questo video per chi avesse bisogno di un abbraccio in questi giorni. Allora, l'abbraccio può arrivare da una persona lontana a livello fisico, cioè magari è una persona dalla quale siete distanti o potrebbe essere una persona che non sentite da un po' di tempo, o può anche fare riferimento a qualcuno che non c'è più, cioè a qualcuno che non è più qui con noi e che magari da lontano vi abbraccia. È una lettura unica, ma ci saranno poi le varianti alla fine con i segni zodiacali. Ci sarà un messaggio specifico per ogni segno zodiacale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia del messaggio che vi vogliono dare. Spero che escano carte belle, ragazzi. Però andiamo a vedere qual è il messaggio per tutte le persone che ascolteranno questo messaggio per Natale 2023. La sacerdotessa. Fa riferimento a una guida, ragazzi. Può essere che qualcuno abbia intenzione di cercare una guida, o può anche essere per qualcuno che si è ora di trasformarsi voi stessi, di trasformarvi voi stessi in una guida. Allora andiamo a vedere con i tarocchi qualche cosa di più specifico. Andiamo a vedere quale potrebbe essere, diciamo, il messaggio. Mi viene da dire angelico, ragazzi, ve lo dico come mi è venuto. Il messaggio che vi vogliono dare. Andiamo a vedere. Wow. Cavaliere di Pentacoli, 9 di Pentacoli, Fante di Spade e Carro. Mm. Che interessante. Allora, ragazzi, qui ci sono diverse variabili. Allora, posso dire che questo messaggio potrebbe arrivare da parte, questo abbraccio, diciamo, questo messaggio, potrebbe arrivare da parte di un giovane. Un giovane si intende, diciamo come età, dai 35 ai 45, più o meno. Ora non è determinante, ok? Perché potrebbe anche fare riferimento alla maturità emotiva piuttosto che alla maturità fisica di questa persona. Però ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe essere o un fratello o un compagno, magari anche un amico. Uno zio, ragazzi, potrebbe essere un prozio o uno zio che vi manda questo messaggio o questo abbraccio. Vi dico, ci sono diverse letture. Adesso poi vediamo se con i segni zodiacali ci sono dei riferimenti più specifici. Però andiamo a vedere con i mini tarocchi
di che cosa si tratta nello specifico. Andiamo a vedere questo cavaliere di pentacoli. Abbiamo un 2 di bastoni, un cavaliere di spade, un 9 di coppe e un fante di spade che avete già anche qui. Allora ragazzi, qui ho come l'idea che vi vogliano dire di andare avanti, di spingervi oltre, di sperimentare, di uscire dalla vostra zona di comfort. Fondamentalmente mi casca poi l'occhio su questo 9 di pentacoli, un po' come se il messaggio fosse rendetevi indipendenti. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. La regina di bastoni, cavaliere di bastoni, carro che avete anche qui e 6 di bastoni. Tanti bastoni, regina, cavaliere e 6. È come se aveste un vostro bagaglio, una vostra ricchezza, magari anche dei doni psichici intendo, doni extrasensoriali, chiamiamoli così, ma non solo quello, possono anche essere doni, per esempio essere bravi a cucinare o avere una particolare attitudine ehm, con i giochi, non so perché, ma con i giochi di società, i giochi da tavolo, c'è qualche vostra capacità, ripeto, dote o risorsa che in questo momento avete bisogno di imparare a gestire per nutrire voi stessi. Cioè, ho come la sensazione che qui vi dicano un po' di, appunto, uscire dalla zona di comfort per trovare la vostra indipendenza. È un po' come se vi dicessero iniziate a fare le vostre scelte in modo indipendente, iniziate a gestire la vostra energia, iniziate a gestire il mondo esterno, senza muovervi voi. E vi dico che con la regina di bastoni è come se qualcuno comandasse dall'alto. La regina di bastoni è una figura che fa riferimento a quanto uno, diciamo, brilla nella società. E siccome avete anche un bel 9 di pentacoli, sento che è un po' tutto legato al modo di porvi. Andiamo a vedere il fante di spade. 2 di coppe e 9 di spade. È come se vi consigliassero di osservare, di studiare i disequilibri relazionali piuttosto che gli accordi che avete preso fino ad adesso, i compromessi che avete accettato per paura di rivivere traumi del passato. E anche per quello credo che ci sia la sacerdotessa, perché avete un po' bisogno di chiudere gli occhi, fare una sorta di lavoro interno. Si tratta di dominare l'energia che voi già avete, perché vi sento multitasking, come se foste persone che potete fare tante cose, ma probabilmente avete un po' paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Andiamo a vedere questo carro. Wow, mago, è appeso. Dunque, devo dire che queste due carte sono carte, soprattutto questa, di azione, di movimento, mentre la carta dell'appeso è una carta un po' più di riflessione, di staticità, ma io qui ho come la sensazione che vi dicano che è ora di perdonarvi, di andare avanti. Per qualcuno, ragazzi, si tratta di sacrificare qualche alleanza
che sta in piedi semplicemente per un discorso di, mi viene da dire, convenienza o un discorso lavorativo, che è come ora di lasciare andare, perché effettivamente con questo 2 di coppe al contrario è come se non fosse tanto in equilibrio. È come se vi dicessero che qui avete bisogno di studiare per imparare a osservare le dinamiche in modo da riuscire a gestire meglio la vostra energia. Andiamo a vedere con Osho. Pienezza, che è un asso di denari, e coraggio, che è la forza. Ragazzi, qui avete anche un mago, eh? Devo dire che il consiglio è un po' di iniziare a piantare qualche seme solido, a creare una vostra realtà. Allora, vi dirò, il mago è la carta dell'alchimista, è colui che ha la capacità di trasformare qualsiasi tipo di situazione preoccupante o qualsiasi tipo di situazione stagnante, qualsiasi tipo di situazione brutta, in qualche cosa di vantaggioso per la sua realtà. E qui con questo asso di denari è un po' come se vi volessero dire: iniziate a seminare, iniziate innanzitutto, mi viene in mente il fatto che la pienezza è uno stato mentale, prima che essere uno stato fisico, il non pensare in carenza fondamentalmente. Però è un po' come se vi dicessero di iniziare a piantare dei semi per creare questa vostra abbondanza, solidità, questa vostra pienezza anche a livello economico. Ma qui sento che molte persone si tratta di capire come gestire la propria energia. Vi dico, c'è anche un 6 di bastoni, quindi in qualche modo c'è il successo, la riuscita, l'ottenimento di qualche risultato, ma è come se aveste bisogno di passare prima attraverso questa analisi. È un po' l'analizzare l'ideologia che avete della relazione. Allora vi dico ragazzi, il messaggio potrebbe essere o inerente, appunto, questo giovane può essere un uomo o una donna, indipendentemente, però diciamo dai 35 ai 45 in su, quindi può essere un messaggio che vi danno inerente questa persona, quindi mi viene un po' da dire che è un po' come il sviluppate la vostra indipendenza, rendetevi conto di che disequilibri ci sono e muovetevi, prendete una scelta, date una direzione con coraggio, con forza sia morale che di volontà a questa relazione. E in quel caso lì vi dico che il messaggio potrebbe arrivare. Allora, è il lignaggio femminile e potrebbe essere una nonna o una bisnonna che vi dà il messaggio. Questo giovane potrebbe essere, come avevo detto all'inizio, un partner piuttosto che un fratello o un cugino o magari può anche essere un collega di lavoro, però comunque il messaggio che questa nonna vi dà è quella di sviluppare fondamentalmente la vostra capacità a gestire ehm, il vostro tempo, la vostra energia e le vostre risorse in modo da non dipendere più, in modo da riuscire a vedere bene, diciamo, quelli che potrebbero essere i disequilibri in questa relazione e vi invitano a instaurare un nuovo inizio, come a ricominciare le cose da capo. Per qualcuno può anche voler dire lo spostarsi da dove siete, ok? Se invece il messaggio
dovesse arrivare da questo giovane di qua di 30, 35, 40, 45 o donna giovane, diciamo, di quell'età, qui il messaggio, ragazzi, potrebbe essere invece di cercare una guida, perché è come se foste talmente presi dal mondo esterno, dal lavoro, dalla gestione magari della famiglia. Insomma, ci sono tante cose intorno a voi che non vi permettono di focalizzare, diciamo così, quello che vi manca, quello su cui poter lavorare per migliorare la vostra vita. E qui vi dicono di cercare una guida. Allora, la guida non necessariamente deve essere una persona, lo dico spesso, può anche essere un libro, può essere un video, può essere un videocorso, può essere quello che vi pare, però è come se avessi bisogno di aumentare la vostra informazione per riuscire a vedere meglio la situazione. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Wow, carta numero 35, gli angeli dei 7 chakra, e parla di potere, di verità e di connessione. E qui, ragazzi, io sento tanto che per molte persone è un messaggio di una nonna o di una bisnonna che è mancata, per qualcun altro è una figura femminile di riferimento. Sento molto forte il lignaggio femminile. Va bene. Ok, allora adesso andiamo a vedere un messaggio per ogni segno zodiacale. Vediamo che cosa le vostre guide vogliono aggiungere per completare il messaggio. Allora facciamo così. Ok. Allora io ho qua i miei dischetti con i miei segni zodiacali. Ok. Allora partiamo da qui. Abbiamo lo Scorpione. Scorpione, vediamo un messaggio aggiuntivo. Abbiamo la morte e la luna. Sì, le sento collegate con questo 9 di spade. Ehm, Ragazzi, devo dire che è come se ci fosse la necessità di lasciarsi indietro certi pensieri, certe credenze, certe paure, certe proiezioni. Mm? Calcolate che con la morte parla anche di abitudini, lasciare indietro soprattutto pensieri, ma vi dico, io lo sento tanto collegato con questo 9 di spade. Ok, così si vedono un po' meglio. Ok, andiamo a vedere. Leone. Qual è il messaggio aggiuntivo per il segno del leone? 4 di pentacoli. Anche qui c'è qualche tipo di questione dalla quale vi dovete staccare. Lo sento collegato con questo 9 di pentacoli, un po' come se avessi bisogno di uscire dalla zona di comfort. Poi andiamo ai gemelli. Wow, abbiamo la sacerdotessa un'altra volta. Qui è molto forte il discorso della guida, potreste avere questo impulso a cercare magari non sono, come vi dicevo prima, guide fisiche, magari potrebbero essere dei corsi. Con la sacerdotessa normalmente c'è questo essere attirati per tutto quello che è l'esoterismo. E siccome qua vi avevo detto con il fante di spade che c'è da informarsi meglio, c'è da studiare, c'è da capire, da diventare osservatori della situazione, diciamo che potrebbe essere un momento dove vi saranno di aiuto gli strumenti per la predizione. Capricorno. Andiamo a vedere per gli amici del Capricorno.
Abbiamo la torre, ragazzi. Qui si tratta proprio di spezzare queste catene, ok? Di spezzare questi accordi che non sono in equilibrio, accordi che magari appunto creano solo preoccupazioni, per iniziare anche in un nuovo posto. È ora di, diciamo, mettere dei nuovi semi con coraggio, ok? Perché avete comunque la carta del mago e devo dirvi che avete tutte le capacità per iniziare questo nuovo percorso da soli, quindi non abbiate paura, si tratta solo di imparare a gestire appunto le risorse, il tempo, quello che è. Ok, andiamo a vedere il toro. 2 di spade. Il toro probabilmente ha bisogno di uscire da certi dubbi, da certe incertezze, e anche qui mi ritorna il fante di spade, ragazzi, perché quando non si sa scegliere o quando non si hanno abbastanza informazioni, tenete presente che il 2 di spade è bendato, quando non si hanno abbastanza informazioni per prendere una decisione, semplicemente si cercano più informazioni. Quindi secondo me qui avete ancora da approfondire qualche tipo di discorso, 3 di coppe, qualche tipo di amicizia potrebbe essere. Prima di... Sì, insomma, prima di prendere questa scelta, prima di fare questo passaggio di cui ci parla il carro. Ok, andiamo al Sagittario. Abbiamo un cavaliere di spade. Cavaliere di spade ce l'avevate già qui all'inizio. Oh, scusate, ho già girato questa. Ce l'avevate all'inizio. Devo dire che parla di determinazione, di andare avanti con coraggio, senza farvi distrarre troppo da quello che mi viene da dire sono i sollazzi, o come questa sensazione. Andiamo avanti. Abbiamo l'Aquario. 3 di pentacoli. Qui, ragazzi, ho come la sensazione che vi dicano di valutare o rivalutare le responsabilità, cioè quello che effettivamente è vostro, quello che effettivamente sono responsabilità che riuscite a sostenere, che siete in grado di affrontare, e discernere invece quali sono le responsabilità degli altri. Ok, andiamo avanti, bilancia. Abbiamo un fante di bastoni. Devo dire, ragazzi, che ho come l'idea che per voi ci siano tante informazioni, amici della bilancia, e abbiate bisogno in realtà di prendervi un po' di tempo per voi stessi, prendere le cose un po' più con filosofia, diciamo anche un po' più giocando, se volete. È come se aveste bisogno di ritrovare un pochettino l'entusiasmo. Però anche lì siete un po' appesantiti da questo 9 di spade, sono i pensieri. Andiamo a vedere il cancro. Allora, per il cancro abbiamo il sole e la regina di pentacoli. Cancro, devo dire che il sole lo sento molto collegato con questo asso di denari che abbiamo qui. Allora, per voi potrebbe far riferimento a una questione di amicizia. Probabilmente c'è da risistemare gli equilibri in un'amicizia, e vi dirò, può essere anche una questione di tipo pratico, cioè risistemare appunto gli equilibri da un punto di vista pratico con un amico, con un'amica, perché comunque c'è un 2 di coppe al contrario, qualche disequilibrio a livello relazionale è presente. Andiamo a vedere l'Ariete. Abbiamo un 10 di bastoni,
e un 2 di pentacoli. Anche per voi ragazzi, come per l'Aquario, si tratta di responsabilità, si tratta di prendere le cose un po' più, anche giocando, cercando di divertirsi. Sento che sì, vi manca un po' l'entusiasmo, ma perché? Perché probabilmente vi siete sobbarcati di troppi pesi ed è ora di lasciare andare qualche cosa, appunto di risanare un po' gli equilibri. Mettete un nuovo seme, ricominciate una nuova relazione, date una direzione a questa relazione. Ok, pesci. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 6 di bastoni. 6 di bastoni è una carta che si ripete anche qui. Per i pesci io ho come la sensazione che vi dicano di pulire un po' gli obiettivi, perché avete un 7 di pentacoli che è una carta di attesa e in effetti qui abbiamo l'appeso, come se ci fosse bisogno prima di vedere quali sono i risvolti della medaglia. Sapete che la medaglia ha la faccia A, poi c'è il risvolto B, poi ogni tanto anche quello C e quello D, no? Sì, una medaglia quadrata, cubica. Ok, ultimo segno, abbiamo la Vergine. La giustizia, ragazzi. E qui rivedo questo 2 di coppe al contrario. Qui si tratta di ripristinare certi equilibri, romperli per poi ripristinarli, per iniziare con questi due assi un rapporto nuovo. Avete il carro, per molte persone, ragazzi, si tratta di uno spostarsi. Può essere una casa, anche se lo vedo per molto pochi, però più che tutto può essere o un viaggio o un nuovo inizio di qualche tipo di attività o di stile di vita. Mm? Va bene, ragazzi. Allora, voglio ancora darvi una meditazione di Findorn, nella speranza che insomma possa aiutarvi in questo giorno. Io sono il tuo tutto in ogni cosa. Ti porgo le chiavi dei miei scrigni colmi di ogni bene dell'universo. Tutto ciò che ho è tuo. Le mie ricchezze sono incommensurabili ed illimitate. Io sono la fonte della tua prosperità. La tua coppa della vita trabocca. Sii sempre consapevole della mia illimitata abbondanza e attirala a te. Supera ogni sensazione di mancanza e non consentire che qualcosa ti causi ansia. Wow, la sento proprio a pennello con questa lettura, ragazzi. Che dire? Spero che, insomma, che un po' questa lettura vi abbia aiutato ad orientarvi. Io, ragazzi, vorrei abbracciarvi uno ad uno e darvi un po' del mio affetto, del mio calore. Veramente ogni tanto vorrei conoscervi di persona perché mi raccontate delle storie che davvero certe volte vorrei solo abbracciarvi e assorbire il dolore. Però va bene, non si può fare, ognuno ha il proprio percorso di vita, ognuno attraversa quello che attraversa perché è giusto che impari delle cose. Ricordatevi sempre che non è quello che ci succede nella vita, però è il come noi reagiamo a quello che ci succede nella vita che fa la differenza. Quindi a parità di situazione io posso arrabbiarmi o fare spallucce e andare avanti, no? È l'attitudine. Che è difficile, perché anche a me alle volte mi arrabbio e insomma è difficile poi, no? Cambiare vibrazione mentale. Però forzatevi, mettete della musica, forzatevi a pensare a cose positive, insomma. Diciamo, sminuite le cose negative e date maggiore importanza a tutte quelle piccole cose positive che succedono durante la giornata, ok?
Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi, potete condividere il video o abbonarvi al canale. Ringrazio anche tutti gli abbonati per i messaggi che mi mandano, grazie mille. Io mando un abbraccio forte 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 a tutti, vi auguro un buon Natale e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!